La tua circonferenza vita è andata fuori controllo e non sai come fermarla? Quali possono essere le cause? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono, se invece sei nuovo su questo canale mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito e oggi analizziamo insieme un argomento poco conosciuto, la sindrome metabolica. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire in quali problematiche possiamo incappare con un consumo errato di certi alimenti. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! L'argomento di oggi è molto delicato, ma soprattutto poco conosciuto. Per questo motivo ho voluto creare un contenuto specifico. Affrontiamo insieme la tematica sindrome metabolica. Vorrei analizzare con te quali problematiche possono crearsi dopo una sovraesposizione ai carboidrati, partendo dalla più evidente a tutti, la pancia. È capitato a tante persone di arrivare ad un punto della propria vita e dire «devo mettermi a dieta». Questo è quello che è capitato anche a mio padre nel lontano 2014 e grazie a questo è partita la mia ricerca del benessere che mi ha portato perfino a raccontare le mie esperienze attraverso i social. Ti lascio qui sopra il video che ho pubblicato ormai diversi mesi fa dove ho parlato proprio di questo. Ora torniamo a parlare della pancia. La circonferenza vita si allarga, ti senti più affaticato nelle camminate e non riesci più ad indossare certi vestiti. Queste sono le cose più evidenti che avvengono quando il tuo regime alimentare risulta essere squilibrato. L'abuso di certi alimenti poveri di sostanze nutritive però crea svariate problematiche, non solo la semplice pancia in eccesso. Molto spesso cerchiamo di trovare 1000 cause che portano una persona a non sentirsi bene, quando in realtà si potrebbe valutare il tutto in modo molto semplice, parlando appunto di sindrome metabolica. Con il termine sindrome metabolica non si fa riferimento ad una singola patologia. È la contemporanea presenza di un insieme di fattori che predispongono a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete. Questa è la diretta conseguenza di un'alimentazione iperglicidica, causata anche da un elevato consumo di cereali e legumi. Immagino che ti starai chiedendo, che cosa stai dicendo, Alberto? Tantissime persone parlano male degli alimenti di origine animale e sempre molto bene di quelli di origine vegetale. Com'è possibile che legumi e cereali possano creare problemi al mio organismo? Sull'argomento cereali ho parlato approfonditamente nel video che ti lascio qui sopra, analizzando tutte le problematiche che questi alimenti possono creare se vengono consumati eccessivamente. Ti consiglio di dargli un'occhiata. A breve parlerò anche dei legumi. Ora cerchiamo di analizzare in modo dettagliato cosa si intende quando si parla di sindrome metabolica. La sindrome metabolica, come detto prima, è un insieme di patologie, non sempre collegate tra di loro, ma derivanti da una causa principale, la resistenza all'insulina. Di questo ne parlerò dettagliatamente nelle prossime puntate. Riguardo la puntata di oggi ci interessa sapere come capire se si è affetti da sindrome metabolica. Questa sindrome è caratterizzata essenzialmente da 4 fattori. Una grossa circonferenza vita dovuta al grasso addominale in eccesso, ipertensione arteriosa, alterata glicemia a digiuno o insulinoresistenza ed infine dislipidemia, ovvero alterazioni della quantità di grassi nel sangue, in particolare trigliceridi e colesterolo. Le cause, le complicanze, la diagnosi e il trattamento sono simili a quelle dell'obesità. Questa condizione delle cellule si instaura lentamente nel corso degli anni. 20, anche 30, qualora il nostro organismo sia sovraccaricato di zuccheri. È indispensabile riconoscere questa sindrome per prevenirne l'insorgere o comunque per arrestarla ed invertirne lo sviluppo.
Ogni eccesso di glucosio non utilizzato correttamente dalle cellule provoca una maggiore produzione di radicali liberi e la formazione di AGEs, che tradotto in italiano significa prodotti finali della glicazione avanzata. Sono composti che si accumulano nei tessuti e ne riducono la funzionalità, promuovendo lo stress ossidativo. Si trovano facilmente sulla crosta del pane e sulle superfici abbrustolite dei cibi fritti e grigliati. Per questo motivo è fondamentale il metodo di cottura dei cibi. Ne ho parlato nel video che ti lascio qui sopra. Inoltre, un'eccessiva produzione dell'insulina stessa accelera la replicazione cellulare, riducendo la durata della vita delle singole cellule. I primi segnali per accorgersi se siamo a rischio di essere incappati nella sindrome metabolica sono stanchezza cronica, soprattutto dopo i pasti, eccessiva diuresi, sete frequente, fame eccessiva, difficoltà a concentrarsi ed infine un aumento inspiegabile del peso corporeo. Abbiamo visto dunque che il problema principale sono gli zuccheri in eccesso e sono sicuro che una perplessità che potresti avere è la seguente. Ha senso continuare a mangiare la frutta dato che anche quella è ricca di zuccheri? Frutti come le ciliegie, il pompelmo, le albicocche o le mele, giusto per fare degli esempi, hanno un indice glicemico basso. Al contrario, alimenti come la pasta e il riso hanno un indice glicemico alto che solo un prolungato lavoro aerobico riuscirebbe a bruciare. Capiamo subito che non c'è paragone tra frutta e cereali. Quando si parla di sovraccarico di zuccheri nel nostro corpo, non si intende solamente l'abuso dei peggiori junk foods, ma anche di cibi come il classico pane bianco raffinato o il riso bianco. Una baguette del supermercato è paragonabile ad una bevanda energetica se analizziamo gli zuccheri. Stesso discorso poi per la pasta, pizza, dolci, ma anche diversi legumi come le fave hanno un discreto indice glicemico. Ci tengo a ricordare che i legumi, come i cereali, sono anche ricchi di antinutrienti, fattore che li porta ad essere un alimento da tenere sotto osservazione, al contrario di quello che si sente dire spesso. Uno degli antinutrienti principali contenuti nei legumi sono le saponine. Le saponine sono note per essere fonte di permeabilità intestinale. Per questo motivo, per cercare di ridurle, in quanto purtroppo impossibili da eliminare, i legumi vanno messi in ammollo e poi risciacquati, cambiando l'acqua più volte durante il processo. Questo è emblematico su quanto questi alimenti siano assimilabili facilmente dal nostro organismo. Altre cause che possono crearsi sin da età giovanile a seguito di un eccessivo consumo di cereali sono aumento di carie, deterioramento della vista, peggioramento del sistema nervoso e vascolare, comparsa della demenza senile e Alzheimer, perdita della flessibilità e forza muscolare, problemi del tratto digestivo e in alcuni casi il morbo celiaco dovuto ad intolleranza al glutine. Di quest'ultimo ne ho parlato nello specifico nel video che ti lascio come sempre qui sopra. Abbiamo visto quindi che un consumo diffuso di cereali può portare a svariate problematiche, oltre al fatto che quest'ultimi sono ricchi di antinutrienti, stesso discorso fatto in precedenza per i legumi. Il loro abuso è una delle cause che porta appunto a questa sindrome, che ovviamente sarebbe meglio evitare. Cosa si può fare quindi per evitare tutto questo? Eliminare ogni tipo di junk foods è scontato. Poi è utile cercare di ridurre il più possibile il consumo di legumi e cereali. Personalmente credo non sia necessario eliminarli completamente dal proprio regime alimentare. Basta assumerli con parsimonia. L'obiettivo ideale sarebbe quello di favorire frutta e verdura e in seguito proteine animali, integrando la nostra alimentazione con frutta secca, spezie e magari alimenti probiotici che non utilizziamo spesso, come i crauti o molto altro. Ci sono poi i grassi sani, mi riferisco all'avocado, alimento meraviglioso, oppure all'olio extravergine d'oliva, ma non solo. È importante inoltre non trascurare di idratarsi correttamente, con acqua o altre bevande molto valide, come l'ibisco o il rooibos.
Bevande completamente prive di caffeina, altra sostanza da eliminare il più possibile dalla nostra dieta se siamo alla ricerca del benessere. Cosa può succedere dopo aver riorganizzato la nostra giornata alimentare? Le conseguenze possono essere molto semplici. Graduale e costante riduzione del grasso corporeo fino alla norma fisiologica che rimane stabilizzata nel tempo, aumento della massa muscolare se integrata con attività fisica, ma senza strafare, dato che l'allenamento è una delle cause sottovalutate di stress ossidativo, ritorno alla normalità della pressione sanguigna, ritorno alla norma dei lipidi ematici, energia e concentrazione stabile per l'intera giornata, digestione rapida e leggera ed infine eliminazione della ritenzione idrica. Ricordo come sempre che la varietà della nostra alimentazione è la base della nostra salute. Affrontare tempestivamente questa silenziosa sindrome può davvero dare la svolta nella tua ricerca personale del benessere. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like qui sotto condividendolo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.